Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Alessio, questo è il mio orto in montagna. Quest'oggi ci troviamo nell'orto dove praticamente sto iniziando a fare le consociazioni. Allora, come possiamo vedere qua, io ho già iniziato a fare il bordo delle cipolle. Si può vedere praticamente tutto il bordo delle cipolle. Questo l'avevo già fatto già un paio di settimane fa. Adesso approfitto di questa bellissima giornata di piantare, perché poi nel pomeriggio verrà a piovere, nella sera verrà a piovere, quindi cosa faccio? Metto la magenta, la canasta, la lattuga Impulsion e poi in mezzo la consociazione sarà i peperoni. Ho preso il Fenomeno, che è quello rosso, e il giallo di Cuneo. Sono i due praticamente che andrò a piazzare in mezzo. Poi metterò i pali, i fili, per sorreggere poi naturalmente la pianta ed aiutarla con i legacci, insomma tenerla su, e per aiutarla con i frutti. E adesso vado a mettere praticamente le piante. Inizierò a fare il bordo dall'esterno praticamente, quindi farò, allora cosa ho fatto? Cipolle, insalata, peperone e dall'altra parte insalata ancora e cipolle. In mezzo alle piante ancora qualcosa metterò. Adesso devo vedere ancora qualche altra consociazione interessante da mettere, perché si potrebbe mettere la barbabietola, che è molto buona e rimane sotto, quindi molto probabilmente inserirò magari anche la barbabietola. Devo vedere un attimino gli spazi. Il trapianto dei peperoni li metterò a una spanna di distanza l'uno dall'altro, invece di larghezza 40 cm. È una consociazione peperoni e insalata che fanno molto bene i peperoni, quindi tra tutti e due non c'è nessun problema, si aiutano. E invece le cipolle nel crescere cosa faranno? Aiuteranno a fare ombra sull'insalata, quindi l'insalata andrà avanti anche lei tranquilla nella crescita. Tanti grandi non c'è stata messa, quindi se dovrebbe venire anche la grande non c'è nessun problema. Il terreno è bello drenante perché è bello soffice, il terreno è stato lavorato bene. Vedi come è bello soffice. Allora, eccoci qui. Praticamente adesso cosa ho fatto? Ho messo le file, possiamo vedere lì, cipolle, insalata, peperoni e insalata e cipolle. Questo è il quadrato che userò per fare questa consociazione qua. Inizio praticamente con i pali e metto due pali, perché adesso li ho tenuti distante, i peperoni come puoi vedere l'ho messi distante 40 cm, perché nella loro crescita hanno bisogno di spazio, anche di aria che passa in mezzo, quindi 40 cm. Qui stiamo parlando di 50 cm, quindi 50 cm tra le file e l'altra e 40 cm tra una e l'altra. Quindi adesso siamo pronti, metto i fili per tenere in alto e gli ho già dato una bella innaffiata. Allora, come potete vedere ho appena finito, ho messo i pali, i fili, così la piantina cresce bene. Ricordiamoci che il peperone come prima cosa ama il sole e loro amano un terreno ricco di fosforo, potassio e azoto. E il bovino come fertilizzante, come letame, si addice perché è a rilascio lento e quindi va benissimo. Quest'anno io ho voluto provare anche a inserire dentro nel terreno dove andavo a fare praticamente i peperoni anche l'equino. Quindi ho inserito una parte di equino. Come ho lavorato il terreno io? Io l'ho lavorato che è molto soffice, è un bel terreno ricco. Praticamente l'ho lavorato che a febbraio-marzo ho inserito le foglie secche. Infatti, come si può vedere, qui ci sono ancora quelle che sono rimaste sopra. Queste sono foglie secche. Io cosa ho fatto? Le ho inserite nel terreno e con la lavorazione del terreno le ho girate e le ho inserite dentro tutte nel terreno. Dopo un mese e mezzo già si decompongono e rilasciano all'interno praticamente le sostanze nutritive. Da febbraio andiamo già a fine marzo, diciamo, da febbraio, una volta che ho fatto il lavoro delle foglie, arrivo a marzo. A fine marzo inizio con inserire all'interno del terreno tutto il letame, e quello che ho fatto è ho inserito il bovino e anche una parte di equino. Naturalmente la percentuale è 80% di bovino e il 20% di equino, perché l'equino è più delicato, però comunque è pronto il suo quadrato con la consociazione. Poi dopo andremo a vedere per la potatura, lo vediamo più avanti, la potatura del peperone
e come trattarlo contro le varie malattie, sperando che non ce ne siano. Comunque questa è la parte finale. Io spero che questo video qui vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Buon orto a tutti, ciao.